plastica, cartone e poi è anche stato coinvolto l'alluminio che per le note proprietà non è amico dell'acqua e quindi sono state più complesse le operazioni di spegnimento di questo materiale. Le prime squadre sono intervenute intorno alle 19, le operazioni di spegnimento sono durate fino a notte tarda e stiamo parlando di più di 5.000 metri quadri coinvolti dalle fiamme, quindi il layout dello stabilimento che consentiva l'accesso parzialmente sul perimetro ha reso più lunghe le operazioni. È ancora presto per parlare delle cause dell'incendio, siamo qua per raccogliere tutti gli elementi che possono far risalire a una possibile causa, ma al momento è troppo presto per poter esprimere un'ipotesi in particolare, quindi nessuna ipotesi al momento è esclusa. Che tipo di materiale è bruciato? Plastica, cartone e poi è anche stato coinvolto l'alluminio che per le note proprietà non è amico dell'acqua e quindi sono state più complesse le operazioni di spegnimento di questo materiale. Sebbene abbiamo sentito di emergenze, incendi che hanno coinvolto sostanze tossiche in altri contesti fuori dalla provincia di Brescia, in questo caso non sono arrivate segnalazioni di tal senso, quindi per i dati che abbiamo raccolto al momento non ho nulla da dire in merito, riservandoci di dare un comunicato ufficiale se ci sarà qualcosa di importante da segnalare alla popolazione. Possiamo escludere una pista dolosa? Questo è al vaglio dell'autorità giudiziaria, quindi non possiamo esprimere opinioni in merito. Comunque potrebbe essere. Ma non è esclusa nessuna pista al momento, quindi quella concorre come altre possibili situazioni di non corretta gestione o il classico cortocircuito. Ecco, sono in corso proprio in queste ore gli accertamenti. Ma finora non avete trovato inneschi? No, al momento, ripeto, le operazioni di ricerca sono in corso, quindi non possiamo dire niente di più scientifico al momento.